Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, la Lancia Stratos HF, livrea l'Italia, numero 10, uscita numero 58, edizione Centauria, il modello è in scala 1:8. La macchina, oltre ai tanti titoli che aveva vinto, ha vinto uno dei più importanti, che è il Rally di Monte Carlo del 1976, con al volante il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie a tutti ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, dico questo: sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Attenzione solo che per quanto riguarda questo video è importante che prima di montare questo numero andiate a dare un'occhiata al video straordinario del numero 58, perché vi spiego come evitare di fare più fatica nel montaggio e a montare tutto correttamente. Se avete piacere, date un'occhiata anche a quel video. Per questo motivo è stato pubblicato prima di questo, perché è importante. Come ho spiegato appunto nel video straordinario di questo numero, tutte le misure, il diametro del chiodo che ho usato, i passaggi per creare il foro in sicurezza sono spiegati nel video straordinario. Qui, per evitare di fare un video molto lungo, andrò semplicemente a montare con i pezzi già modificati. All'interno troviamo le due cinture di sicurezza, eccole qui, bellissime, sono in tessuto vero e nylon, molto resistente. Abbiamo la fibbia e il gancio qui in acciaio inossidabile. Poi lo vedremo meglio dopo. Mi dimentico sempre che devo rimuovere il fascicolo dietro per evitare che il telefonino metta a fuoco le immagini più lontane e mi faccia le immagini sfocate, quelle più vicine. Vedete? Qui abbiamo la fibbia che è liscia, ma se la giriamo abbiamo questo, lo faccio vedere, ecco qui, questa fresatura, perché questa poi servirà a piegare, quindi ad agevolare e a rendere possibile la piegatura di questo stesso pezzo di acciaio. Abbiamo i tre pezzi che compongono l'estintore, eccoli qui. Guardate la scritta, che bella, ovviamente in italiano, non me ne vogliano coloro i quali non lo sono, ma l'italiano si sta sempre più perdendo, purtroppo. Ci tenevo a farvi leggere le scritte, non so se ce la farò. Sono veramente piccole, ma sono ben definite. Chissà se riesco a ingrandire ancora un po'. Vediamo. Boh, non sono capace. Va bene.
Guardate anche la parte superiore che carina che è. Volevo anche farvi una domanda, se potete rispondermi. Niente di grave, però il mio estintore, che come anche il vostro è formato da due parti, ha quella inferiore verniciata benissimo di un rosso molto lucido, quella superiore invece che ha un rosso di finitura differente, è più opaco, diciamo satinato, e sembra proprio un rosso differente. Non so se si evince dal video, ma è così. Bene, questo è il fondello, guardate anche, hanno fatto addirittura le battute, quelle che toccano il pavimento, per tenerlo in piano. Sapete che sotto è convesso. Allora, poi abbiamo questo, che è il poggiapiedi del navigatore, che io andrò ad incollare, anche se si inserisce a pressione, nessuno lo tocca, quindi insomma, vedete voi cosa fare. Attenzione quando andrete a consumare, se vorrete farlo, non è assolutamente importante quello che ho fatto, è una cosa mia, vedete, non ci faccio neanche caso, lo faccio e basta. Però attenzione, intanto mi è caduta la lima, perché essendo un pezzo in plastica nero ed è stato cromato, ogni volta che andrete a consumare toglierete la cromatura, ma tanto qui non si vede, rimane così, ma vedevo queste due punte che uscivano e mi davano fastidio. Poi abbiamo questo, eccolo qui, che è la spugna, questa che è la spugna, all'interno abbiamo due inserti, ve li faccio vedere, eccoli qua, e questi serviranno poi da spessore sotto e per tenere anche, per dare anche attrito all'estintore affinché non si muova. Due serie di viti AP AFP, mi raccomando, qui non serve nessun tipo di lubrificante. Se volete crearvi il filetto, avvitate e svitate e basta, senza nulla aggiungere. Bene, prendo il pianale, eccolo qui. Sto cercando di dare più luce all'immagine. Sono andato già ad inserirmi le viti, queste, AFP, qui. Ripeto, soprattutto per quelli che mi guardano e hanno la brutta abitudine di mandare avanti video veloci perché si annoiano, perché i video di Michele durano di più di tanti altri. I video di Michele non si limitano al solo montaggio, io ho scelto di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montare i modellini, ecco perché vi spiego tutto, pur correndo non poche volte il rischio di essere polemico e ripetitivo, perché cerco di arrivare a tutti, non è che non ho la capacità di sintesi, ce l'ho e ce l'ho fin da quando sono nato, che io ricordi. Però ecco, per spiegare una cosa, molte volte uso 2 o 3 modi diversi perché voglio che arrivi completamente a tutti, perfettamente a tutti. Guardate, prendiamo la cintura di sicurezza, ricordatevelo, è spiegato bene nelle istruzioni, abbiamo questa parte liscia e questa parte dietro che è scanalata, la parte liscia va messa verso di voi, la parte, questa scanalata, verso il pianale. Cosa facciamo? Io ho fatto così, vi faccio vedere. Ho steso la cintura,
fatto arrivare la parte finale del tessuto qui a filo di questo segmento, quindi qua nell'ultima parte io sono arrivato a filo con la parte nera, attenzione, non con la fibbia, con la parte nera della cintura. Poi, una volta fatto questo, ho tenuto fermo la cintura in linea con questa parte qua che vi ho appena detto prima, e sono andato a centrarmi la cintura di sicurezza perfettamente al centro. Non dovete sbagliare né più a destra né più a sinistra, al centro, senza metterla sul buco, altrimenti fate soltanto pasticci. Tenetela appena appena a fianco del foro e fate semplicemente così, ecco, ok? Adesso la mia viene su perché vi ho spiegato tutto nel video straordinario. Poi prendo la seconda cintura e faccio la stessa cosa. Me ne metto una contro l'altra. Una volta che ho fatto quegli interventi del video straordinario, non prima. E mi creo l'altro foro senza misurarla nuovamente come ho fatto per la prima cintura, ma semplicemente vado a sovrapporla, scusate. Ecco qui. Ok? Ecco, e me le creo tutte e due, e mi creo tutte e due fuori. Così sono sicuro che è alla stessa distanza. Fatto questo, vado a mettere la vite AFP. La avvito fino in fondo, e se non fate l'intervento del video straordinario farete molta più fatica, ve lo garantisco. Perfetto. Faccio la stessa cosa con l'altra. Ricordatevi la parte liscia sopra e metto la vite. Ecco qua. Bene, adesso nelle istruzioni ci dicono di montare tutto e poi piegarlo dopo. No, fatelo prima. Fatelo prima. La fibbia dovete piegarla prima. Quindi, guardate. Parte scanalata, parte liscia. In realtà si piega anche con le dita, ma vi conviene sempre avere un angolo di 90 gradi perfetto. La piegate così e vi fermate lì. Andremo poi a piegarla, se sarà ancora necessario, una volta che abbiamo messo l'estintore. Bene, adesso guardate, andiamo a montarla sia alla sinistra che alla destra. Ecco qui. Ricordatevi che, vedete, la fibbia è larga qui ed è stretta sopra. La parte larga va da questa parte dove c'è il tessuto. Ok.
Guardate che io ci sto mettendo tanto perché vi spiego tutto, ma se fate come vi ho fatto vedere nel video straordinario, in pochi minuti montate tutto. Guardate, fate girare la cintura senza tenerla ferma, finché vedete che è contro. Quando è contro, non girate la cintura, ma svitate un po', così, e girate la cintura al contrario, guardate, così, da destra verso sinistra. Ecco qua. Così la mandate in battuta contro la vite la parte in tessuto. Ecco qua. E abbiamo montato la prima. Facciamo la stessa cosa con l'altra. Ecco qui. Perfetto, che bello, ma vi rendete conto? Il tessuto con le due fibbie e il gancio qui in acciaio, bellissimo. Andiamo a montare adesso l'estintore. Prendiamo una vite AP. Inseriamo il perno, non vi potete sbagliare. La avvitiamo appena appena perché dobbiamo andare a inserire il fondo dell'estintore. Va bene sia così che così, vedete voi. Stringete mentre tenete pressato la parte qua, pressata la parte finale contro l'estintore, la canna dell'estintore, ecco qui. Allora, vedo un po' di parti aperte, proviamo a girare al contrario il fondello, vediamo se è meglio o è uguale. Ma non so, qui però abbiamo un gradino, qua è uscito un po', troppo, devo centrarlo bene. Ecco qua, adesso sì, così va benissimo. Ok, adesso guardate, prendete la pinza becchi, delicatamente senza fretta, dovete andarla a mettere, aspettate che ingrandisco, così, con la fibbia che spunta tutta fuori. Inseriamo, ecco qua, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Mi si è sganciata l'altra, ma poco male.
la pieghiamo un po' di più, così siamo sicuri. La pieghiamo un po' di più. Vediamo. Non preoccupatevi se vedete che io ci metto più tempo. Sto cercando di guardare attraverso il telefonino per non uscire dall'inquadratura. È veramente difficoltoso per me, ma per voi sarà semplicissimo. Allora, lo chiudo ancora un po'. Facciamo così. Inseriamo l'estintore così. Ah no, prima di fare questo, attenzione, mi stavo dimenticando di una cosa importante. Bisogna mettere questi due adesivi. Ecco qui. E li andiamo a mettere qua. Adesso vi faccio vedere. Ne posiziono uno e ve lo faccio vedere. Eccolo lì. Dove sto? Vedete che ero uscito dall'inquadratura, scusatemi. Ecco qua. Poi proviamo a fare così. E inserirlo senza agganciarlo dopo. Vedete? Lui entra. Quindi se entra possiamo fare la stessa cosa con questo. Quindi andiamo ad agganciarlo e poi facciamo lo stesso lavoro. Questo va piegato un po' di più. Abbiate pazienza, ripeto, un conto è fare un montaggio senza spiegare queste cose ed è tutto semplice, ma intervenire su diverse parti non è semplice perché mi devo spostare continuamente. Non so neanche cosa ho detto, ma spero che mi sia fatto capire. Ecco, siamo così. Adesso non lo inseriamo di qua perché questo ci può dare fastidio. Vediamo se riusciamo così. Secondo me sì. Ecco qua. Avete visto quanto è semplice? Lasciate stare che ci ho messo tempo perché ovviamente ho dovuto lavorarci e spiegarvi. Ma che bello, mamma mia! Avete visto? Ovviamente piegate le alette quanto basta, non tutte, non mandatela in battuta sotto che non va bene, è anche brutta da vedersi. Ecco, vi faccio vedere, io l'ho inclinata così. Che meraviglia! Ma vi rendete conto che meraviglia? Poi semplicemente vado a mettere questo, che come vi ho appena detto, anzi vi ho detto all'inizio, andrò poi a incollarlo. Ecco qua.
Allora, un attimo che controllo una cosa. Poi prima di salutarci, non andate via mi raccomando, perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 58 e poi ci salutiamo. Ok, attenzione, quando lo inserite lo mettete bene dentro e poi è importante che qui tocchi dappertutto e non ci siano spazi tra la parte nera e la parte cromata, che è il poggiapiedi del navigatore. Perché dietro, vedete, lui potrebbe entrare ancora, ok? Oppure aspettate ragazzi, facciamo una cosa, io non incollo proprio niente perché sinceramente non so, abbiate pazienza, sono ignorante e non sono mai entrato in una Lancia Stratos. Non so se questo era regolabile, ma credo di no. Vedete? È basculante. O semplicemente perché hanno fatto i perni più larghi dietro. Non lo so. Comunque, avete ragione. Mica ci dobbiamo giocare. Perché mi fermo a spiegare queste cose? Allora, il montaggio è terminato. Adesso prendo quello che abbiamo fatto con tutte queste uscite e ci vediamo dopo. Metto pausa. Che meraviglia! Che meraviglia, ragazzi! Allora, adesso mi rivolgo a un mio iscritto che è preoccupato per la sua divergenza delle ruote anteriori della lancia che sta costruendo. Guarda, Glauco, la mia è così, non so se si vede bene. Se tu per divergenza intendi che sono appena inclinate, probabilmente, però io non riesco a vederlo. Mi sembra che sia perfetta, come ti ho risposto nei messaggi. Poi questi fili verranno inseriti nei perni dedicati. Guardate. E ci sono persone che non l'hanno fatta perché è in plastica il cofano anteriore, il posteriore. Non dimentichiamoci che quest'auto era tutta in vetroresina. Sull'abitacolo, diciamo sulla scocca, ho dei dubbi. Non me lo ricordo. E non voglio dire cose che non so. Poi questo, che è un'altra opera d'arte di questa riproduzione di Centauria. Guardate che spettacolo.
Che macchina! Mamma mia, che bella! Ho tanti progetti in testa. Vedremo come va il canale. Ecco qui. E poi il volante in metallo verniciato. Telecomando, spegnimento, questo non è l'accensione, spegnimento, l'accensione la facciamo direttamente con la luce primaria, i due fari grandi, questi, grandi, sono grandi anche gli altri, i primari, questi qui, che poi vanno a scomparsa, sapete. Attivando questo pulsante accendiamo le due luci primarie e le luci di posizione. Questo è l'impianto elettrico. Altoparlante, grazie al quale si potranno ascoltare dei suoni meravigliosi, che è l'accensione di questa splendida icona automobilistica e l'accelerazione e il cambio di marce. Sentitelo tutto perché veramente vi incanta. E il clacson. Questo invece fari secondari, quindi i 4 faretti. Accensione, clacson, stop, pedale del freno. Le luci di posizione, una volta che andiamo a premere qui, diventano più intense. Questa è la copertura del gruppo fari secondari, che verrà poi tenuta ferma grazie a degli elastici. Un'opera d'arte bellissima, bellissima. Ragazzi, lo sapete, volutamente e doverosamente io vi ringrazio del vostro tempo. Grazie davvero di continuare a contribuire a dar vita al canale. Ho superato i 4.300 iscritti, forza, forza, forza cari amici, anche se amico è un termine importantissimo, lo dico in senso così, tra virgolette, affettuoso, per quello che vi ho appena detto prima. Voi siete la vita del canale, senza di voi io non sarei qua a fare i video. Quindi di questo vi volevo ringraziare con tutto il mio cuore. Un saluto e un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi il video dell'Audi 4 da rally che mi ha commissionato un mio iscritto, vincitrice del rally di Monte Carlo del 1984. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.